una piccola novità sul bruxismo. Essendo un argomento molto complesso e variegato, abbiamo dedicato 3 video al bruxismo. Nel primo video abbiamo visto cosa si intende per bruxismo, quali sono le possibili cause e le conseguenze nei confronti dell'organismo, in particolare sui denti, sul tessuto di supporto dei denti, sulle articolazioni della mandibola e sui muscoli masticatori. Nel secondo video abbiamo parlato di come si fa la diagnosi di bruxismo, dall'uso di questionari all'esame clinico, ai metodi strumentali, e poi abbiamo visto le terapie che possiamo utilizzare anche in base alla possibile causa. Nel terzo video abbiamo descritto il bruxismo nei bambini, che per molti versi è simile a quello degli adulti, ma per alcune caratteristiche può essere gestito in modo diverso. Con questi 3 video abbiamo parlato del bruxismo in modo abbastanza approfondito. Sì, ma allora ne abbiamo parlato a sufficienza. C'era proprio bisogno di un altro video sullo stesso argomento? Bisogno magari no, ma siccome è stato pubblicato recentemente un articolo importante, mi sembrava una buona occasione per un piccolo aggiornamento. Infatti quest'anno, nel 2024, sul Journal of Oral Rehabilitation... Oh, very good. You speak very well. Grazie. Stavo dicendo che è stato pubblicato un articolo che è il punto di arrivo di un lungo lavoro cominciato nel 2018 da un gruppo di studio internazionale di esperti sul bruxismo, tra cui anche 2 italiani, Daniele Manfredini dell'Università di Siena e Alessandro Bracci dell'Università di Pavia. Esatto, loro 2. E comunque, non per darci arie, ma Daniele Manfredini è il responsabile dell'intero progetto internazionale, giusto? Che ha portato a una prima pubblicazione nel 2020 dove si spiegava il modo in cui si cercava di esaminare e valutare i diversi aspetti del bruxismo, una seconda pubblicazione dove si iniziava a descrivere la struttura dello strumento che si proponeva per la valutazione del bruxismo e approdava alla pubblicazione del 2024 che presenta il cosiddetto STAB, lo Standardized Tool for the Assessment of Bruxism. Beautiful. The pronounce is beautiful. Grazie. Adesso vi spiego di cosa si tratta. Si traduce con strumento standardizzato per la valutazione del bruxismo. È uno strumento articolato per una completa valutazione del bruxismo, delle patologie associate, delle cause e delle conseguenze. È costituito da 2 assi. L'asse A, che valuta la presenza del bruxismo e le sue conseguenze, e l'asse B, che valuta le cause e le patologie associate. A sua volta, l'asse A è suddiviso in una prima parte, dove la presenza del bruxismo e le sue conseguenze sono valutate in base all'esperienza del paziente, attraverso un questionario che include domande sulla consapevolezza di stringere, digrignare i denti o contrarre i muscoli, sia durante il sonno che durante la veglia, sia attualmente sia in passato. Domande sulla presenza di sintomi alla mandibola, come dolori, tensioni muscolari, rumori articolari, limitazione dell'apertura della bocca, mal di testa, usura o sensibilità dentale. Una seconda parte dove il dentista deve valutare clinicamente la presenza di segni e sintomi del bruxismo e delle sue conseguenze. Usura e fratture dentali, l'impronta dei denti sulla lingua o sulle guance, dolorabilità dei muscoli masticatori e delle articolazioni della mandibola, la presenza di muscoli masticatori molto sviluppati, eccetera. Una terza parte riguarda invece l'uso di strumenti che permettono in qualche modo di misurare la presenza del bruxismo. Tra questi abbiamo la polisonnografia, l'elettromiografia, l'uso di applicazioni del cellulare, tutti i metodi che abbiamo descritto nel video già pubblicato sulla diagnosi e la terapia del bruxismo. La seconda parte riguarda l'asse B, che esamina i possibili fattori di rischio del bruxismo e la presenza di patologie associate attraverso un questionario diviso in 5 parti.
La prima parte è una valutazione della sfera psicologica del paziente, con domande volte a verificare la presenza di ansia, depressione, forte stress, la capacità di affrontare periodi di difficoltà. Ok. Voi volete la valigetta? E io adesso ve la do. Potete prendervela la valigetta. Eccotela la valigetta! E i denti te la do! E i denti! E i denti! Dove corri? Hai dimenticato la valigetta! Non la vuoi più? Eh no, così non va bene. Bisogna migliorare le capacità di gestire lo stress. La seconda parte riguarda la presenza di disturbi del sonno, come ad esempio la comparsa di apnee notturne durante il sonno. La terza parte serve a indagare la presenza di condizioni non associate al sonno, come ad esempio le parafunzioni orali, cioè masticare gomme, mordicchiare penne o matite, mangiarsi le unghie, spingere con la lingua contro i denti, eccetera. Valutare fattori di rischio come suonare strumenti musicali a fiato, cantare, parlare a lungo, come può capitare agli insegnanti, ai centralinisti o a chi lavora allo sportello con il pubblico. Attendere, prego. Tutti gli operatori sono momentaneamente occupati. La preghiamo di non riagganciare per non perdere la priorità. Attendere, prego. La preghiamo di non riagganciare per non perdere. Attendere, prego. La preghiamo di non rispondere al primo operatore disponibile. Ecco, ad esempio, indagare sulla presenza di malattie neurologiche, reflusso gastroesofageo, artriti sistemiche, come ad esempio l'artrite reumatoide, l'uso di farmaci, alcolici, sigarette, caffè. E l'ultima parte serve a indagare un'eventuale familiarità, con domande sulla presenza di bruxismo, usura dentale, apnee notturne, dolori al viso e reflusso gastroesofageo tra i familiari del paziente. Tutte le informazioni che si ottengono permettono così di fare una valutazione più ampia possibile del fenomeno bruxismo, non solo per fare la diagnosi, ma anche per avere un quadro più completo delle possibili cause, delle conseguenze e delle patologie associate. Questo è importante soprattutto per la ricerca scientifica, per indagare più a fondo sui meccanismi delle possibili correlazioni di molti di questi fattori col bruxismo e sui possibili rapporti di causa-effetto che in molti casi al momento non sono ancora chiari. Come specificano gli autori, questo strumento deve essere visto come un progetto aperto, che verrà rivisto e aggiornato nel tempo in base ai risultati e ai pareri ottenuti sul suo utilizzo sui pazienti. Spero che sia stato un aggiornamento interessante. Grazie per aver guardato il video. Vi lascio come sempre in descrizione il link degli articoli a cui ho fatto riferimento. Per qualunque altra cosa, o se mi volete contattare direttamente, potete visitare il mio sito internet e lì trovate tutti i miei contatti. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, se mi volete seguire iscrivetevi al canale e se volete essere avvisati quando uscirà il prossimo video cliccate sulla campanella delle notifiche. Tutto chiaro? Ho dimenticato qualcosa? No. Benissimo. Ciao a tutti, alla prossima!